Buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Oggi devo revisionare un finale dell'Harman Kardon, il Citation 12, che ha portato un amico che si chiama come me. In realtà mi ha portato preamplificatore e finale, infatti non sapevo quale scegliere fra amplificatore e finale di riparare per primo, e poi ho scelto, diciamo, il finale. Va revisionato perché funzionare funziona, ma va rimesso a punto. Manca la spia anche sul frontale dell'apparecchio, bisogna vedere cosa ci posso mettere, insomma, per sistemarla. Perciò che vi devo dire? Continuate a vedere il video e vedete anche questa volta cosa combino per voi. Sul banco di lavoro o in panchina, come dicono gli americani, abbiamo questi due apparecchi qui. Un preamplificatore dell'Harman Kardon, l'11, praticamente il Citation 11, e il suo finale, che è questo, il Citation 12 Deluxe. E la prima cosa che vorrei fare prima di metterci mano è li apro tutte e due e poi decidiamo insieme quale guardare per primo. Vanno ricontrollati perché sembra che, a parte un po' di ronzio che ci dovrebbe essere, dovrebbero funzionare e dovrebbe essere una revisione. Vediamo di disassemblare intanto il finale e vedo che ci sono un po' di viti. Le vitine ovviamente tutte in una scatolina. Siccome sono due apparecchi, metterò le vitine dell'amplificatore del finale in una scatolina rossa e le altre poi in una scatolina nera, in maniera che non si confondano. E dovrebbe venire via dal dietro. Piano piano. Eccolo qua. È venuto via il ciocco, diciamo, con due trasformatori, e adesso metto al sicuro il mobile. L'amplificatore è aperto e ora analizziamo un attimino quello che c'è, diciamo, da farci o per fare, diciamo, questa manutenzione. Allora, la prima cosa che noto è che avevo già sentito, come vedete qui ci sono dei pezzettini di gomma che sono venuti via da qualche parte, le sentivo già dentro il mobile e ho capito cosa sono. Ora vi giro l'amplificatore e ve lo faccio vedere. Allora, quei pezzettini di gomma, se vedete, questi e questo si muovono, probabilmente sono i, chiamiamoli Sidenblock, non so come si pronuncia poi la parola precisa. Noi a Viareggio si diceva Sidenblock, sicché supportini di gomma che l'hanno messi probabilmente per le vibrazioni, e questi sul trasformatore vanno sostituiti perché il trasformatore si muove. L'altra cosa che noto è che gli elettrolitici sono già stati sostituiti. Questi qui sono stati sostituiti, come vedete, per farceli stare, e giustamente sono più piccoli, ci hanno messo un po' di gomma qui, di gomma rigida, in maniera che questi se ne stanno fermi comunque. Hanno montato dei condensatori da 63 volt 6800 microfarad, c'erano montati in origine dei 6000 microfarad 50 volt, sicché vanno bene, sono 105 gradi, vanno bene. L'altra cosa che mi premeva vedere era il cambio tensione, perché siccome questo apparecchio qui, eccola qua, si vede male, c'è la spina americana perché è made in USA, però il cambio tensione
è già posto, aspettate, il cambio tensione è posto su 240 volt, sicché diciamo va bene, anzi il cambio tensione è posto su 220, ora lo giro su 240 volt, già che ci siamo. E sicché anche questa cosa qui, diciamo, è fatta. Poi vedo che i transistor sono quelli dell'RCA originali e anche questa è una bella cosa perché sono i suoi. Un'altra cosa che noto è che parecchi di questi condensatori, se non tutti, sono già stati sostituiti. Sicché metto il cambio tensione su 240 e poi controllo tutto, cambio ovviamente i gommini dal trasformatore e poi lo testiamo, anzi prima lo testo un attimino e poi mi metto a fare questi lavori qui. Prima cambio la tensione, ho collegato gli ingressi, ho collegato le uscite che vanno al carico fittizio, vi faccio vedere un canale ovviamente, eccolo lì, ho collegato il tutto al carico fittizio, il solito l'avete visto 100.000 volte, vi inquadro l'oscilloscopio e l'apparecchio, diciamo, funziona con il cambio tensione messo a 240, funziona. Se alzo il segnale ovviamente si alza e compagnia cantante, come si dice, sicché ora non resta che sistemare quei trasformatori, sistemare la roba che va sistemata. Vi faccio vedere anche un'altra cosa. Sul frontale manca, fra parentesi, l'occhietto di plastica della spia rossa, però qui c'è stata messa questa, che ce lo rimetterò, provo a rimettercelo qui, c'è stata messa però questa lampadina al neon azzurra. Ovviamente se ci si mette un occhio sopra un occhiettino di plastica rosso, con la lampadina azzurra non si vede. Oltretutto questo qui doveva essere, vediamo se inquadro meglio, oltretutto questo qui sembra tagliato e insomma va ripristinato, ci metterò una lampadina al neon rossa in maniera che poi con l'occhiettino con la plastica rossa faccia la luce rossa. Ora devo cambiare, diciamo, i Sieden block al trasformatore. Il problema è che praticamente ruotano, girano a vuoto, perché non essendoci più girano a vuoto, e in più perché qui, per non farli venire via, c'è stata messa della vernice o della colla, sicché non vi faccio vedere che li smonto perché ci avrò da mettere l'amplificatore messo di lato, tenerlo e poi filmarlo con la telecamera, alla fine non vedete niente, sicché vi faccio vedere poi mano a mano dopo che lo smontate che le cambio, anche perché l'amplificatore lo devo tenere con una mano, con quell'altra mano devo svitare e con un'altra mano dovrei tenere il cacciavite, mi ci vorrebbe 3 mani e insomma diventa difficile fare anche la ripresa. Sono riuscito a svitarli, sembra un lavoro del cavolo toglierli, invece siccome sono precisi è un lavoro, diciamo, abbastanza noioso, anche se teoricamente dovrebbe essere un lavoro facile, perché sotto ci sono i fili che tirano il trasformatore non viene su. Comunque, visto che non ce l'avevo, ho rifatto al laser qualche rondellina e così ci mettiamo le rondelline nuove di plastica. Come si vede erano tutte praticamente massacrate le rondelline e il trasformatore chiaramente era a giro, si può dire. Io l'ho rimesse ora sia sopra che sotto, vi faccio vedere. Vi faccio vedere una, questa è la parte sopra, eccola lì, e ora vi faccio vedere la parte sotto. Ecco lì, e anche le altre. In maniera che questo trasformatore ora sta ben fermo. Sta ben fermo ovviamente e un pochino attenua anche le vibrazioni che vanno sul telaio del trasformatore stesso, non che abbia grande importanza, ma comunque evita eventualmente che ci sia un leggero ronzio del trasformatore che lo trasmette al telaio. Così una volta rimontate le rondelline e strinte bene le viti, il trasformatore non solo non si muove più, ma non trasmette, diciamo, vibrazione al telaio. Poi farò anche quell'altro e poi ve lo faccio vedere finito, perché questo vedete che si muove tutto perché le rondelline sono tutte macinate. Un'altra cosa che va fatto prima di
diciamo rimontare il trasformatore è che ci sono, vedete queste viti sono lenti, ci sono dei dadi sotto, il trasformatore va strinto, i dadi vanno strinti in maniera che i dadi sul pacco lamellare siano ben serrati. Questo va fatto per tutte e quattro ovviamente. Allora anche questa cosa qui è fatta, i trasformatori ora sono tutti e due belli solidi e ora mi dedicherei a un'altra cosa. Allora questa è la lampada spia, diciamo come è fatta. Questa qui probabilmente non è la lampadina originale che c'era e il problema comunque è che fra questo punto qui e dove andrà a sbucare la lampadina, se non mi sbaglio, ci sono 66 mm, sicché devo fare qualcosa che ci possa andare, perché va rimessa non solo la lampadina ma anche la gemma. Ora vi faccio vedere sul frontale dell'apparecchio. Eccoli, sul frontale dell'apparecchio c'è solamente il buco e io credo che o c'era una gemma qui sopra, però non mi sembra, perché ho visto delle fotografie e sembra che sbuchi da qua, e io pensavo, ora la metto dal dietro, di metterci questa lampadina qui che quando si infila dentro sbuca e è molto simile a quella originale. Non dico che sia uguale, ma è molto simile. Ho visto le fotografie perché non ce n'ho un altro di questi ovviamente. E ora vi faccio vedere la lampada. Non si deve mai buttare via nulla. Questa è una lampada che ho al neon, smontata chissà quando, mi ricordo comunque ne smontai un bel po' da un aereo militare americano quando ero ragazzo, sì che era una lampada vecchia. È una lampadina funzionante a 110 volt, sì che ora l'adatto con una resistenza ovviamente per la tensione attuale e poi bisogna trovare la maniera, questa era montata così col tubicino, di fare in maniera che questa sbuchi il giusto, che quando si mette dentro, vedete questo si può muovere in maniera da centrarlo, che quando si mette dentro l'apparecchio vada a sbucare da quel forellino lì. Smonto questo, seguo il filo così vi faccio vedere anche come è fatto sotto questo amplificatore qui. La lampadina fa questo giro e arriva fino a questi due punti, è collegata qui e è collegata qua. Da questa resistenza praticamente si va alla lampada. Allora questa resistenza probabilmente c'era già e l'hanno lasciata e va bene, tanto la lampadina è al neon, questa resistenza diciamo non gli fa niente. Probabilmente la lampada che c'era sarebbe stata incandescenza, penso, perché questa è una resistenza da 1650 ohm se non leggo male, e sì che per una lampadina al neon sarebbe troppo piccola, un valore troppo basso, e poi è una resistenza di potenza, sì che penso che una volta ci fosse stata una lampadina a incandescenza. Noi ci metteremo una resistenza più piccola per adattare la lampadina al neon. Io ci metterò una resistenza diciamo più piccola come potenza e più alta di valore per adattare la lampadina al neon da 110 a 220. Vi faccio vedere anche come è fatto questo apparecchio, che è molto artigianale praticamente. Come vedete la cablatura tutta con i fili ricorda molto apparecchi a valvole, e questo è nella sua semplicità diciamo come è cablato. Non c'è il circuito stampato dal sotto, c'è solo il circuito stampato sopra che avete visto, che va poi che vanno ai finali. Qui ci sono dal sotto i 4 condensatori, il trasformatore che è questo, i 2 condensatori di una sezione dell'alimentazione, gli altri 2 condensatori dell'altra sezione dell'alimentazione e l'alto trasformatore. Sì che 2 trasformatori perché sono 2 canali e 2 alimentazioni diverse. Già che ci sono, qui hanno cambiato i condensatori, hanno lasciato dei componenti un pochino lunghi. Prendo una tronchese e tagliamo questi fili qui in eccesso che
che sono brutti, non succede niente, ma non li posso vedere. Ale. Ecco fatto, abbiamo fatto barba e capelli qui. Allora io proseguo, come vedete qua c'è una fascettina e i fili da blu e marrone diventano poi neri, sono stati giuntati, e io stacco tutto e poi vediamo come posso fare per la lampada. Ho lasciato un pezzettino di filo marrone qui, un pezzettino di filo celeste lì, così mi ricordo dove andavano. Questa è la giuntina che avevano fatto, guaina termorestringente, sì, che hanno fatto un bel lavorino per allungare, diciamo, i fili della lampada. Ora la tolgo e la guardiamo insieme. Questa è la lampada smontata. Ora io devo studiare qualcosa che da questo punto qui praticamente alla fine della lampadina che metterò io, poi ci va sopra ovviamente il contenitore, ci va sopra il cappuccino, eccolo qui, vediamo se lo inquadro meglio, che da questo punto a questo punto qui praticamente alla fine della lampada, ecco, che da quel punto qui, questo qui, alla fine qui della lampada ci sia 66 mm, che lo studio e poi ci rivediamo, vi faccio vedere come ho fatto. Allora, infatti penso che ci fosse una lampadina a incandescenza, perché qui dentro, se vedete, c'era un portalampada a baionetta. Ora io rimuovo il portalampada a baionetta e vedo di fare spazio in qualche maniera per metterci la spia. Probabilmente allora in origine c'era un occhiettino sopra, direttamente là sopra, e poi la lampadina a incandescenza faceva luce e andava a illuminare l'occhiettino che rimaneva, il pezzettino di plastica che rimaneva sul frontale, tramite questo tubettino qui che non faceva in maniera che la lampada non illuminasse l'interno dell'amplificatore, se no si sarebbe visto praticamente. Questo era il portalampada a baionetta che ho rimosso, che era rimasto praticamente solo l'involucro, manca anche la parte centrale dove c'era stato fatto passare il filo. E ora, tramite anche questo cappuccino qui, farò in maniera che la lampada vada a spuntare 66 mm perché vada a uscire dal foro quando si mette, visto che ho la lampada sana e non voglio tagliarla magari per andare a mettere solamente l'occhiettino incollato sul frontale, non mi garba incollare niente sul frontale anche se fosse magari dal dietro, in maniera così rimane fisso. Quando uno lo tira fuori esce la spia insieme con diciamo, il telaio dell'amplificatore, e quando uno lo rimette sbuca fuori il giusto e non succede niente. Procedo. Ci voglio mettere degli spinottini rimovibili in maniera che se la lampadina va cambiata la possiamo cambiare. Ora ci saldo un pezzettino di guaina termorestringente e poi vi faccio vedere. Ecco fatto, ho messo due spinottini in maniera che se ci fosse da sostituire la lampada almeno si sostituisce senza doverla, diciamo, dissaldare. Oltretutto questi terminali qui, essendo una lampada militare, sono fatti da acciaio inossidabile, sicché non si saldano neanche. Comunque in questa maniera qui la lampada è sostituibile in qualsiasi momento senza, diciamo, dover saldare nulla. Ecco, questo è come si presenta finito. Questo era il suo tubicino in origine e qua a 66 mm finisce qui, che quando lo metterò dentro questa parte qui esce fuori e rimane lì praticamente. Questa qua è fissata al telaio e abbiamo, diciamo, la nostra lampada simile. Dopo la metto dentro, si prova e vi faccio vedere, diciamo, se può andare bene. Allora lo rimonto e poi si va a fare le saldature sotto. Come vedete, nonostante avessi usato fili al silicone, l'ho inguainati comunque perché la sicurezza non è mai troppa. Ora rimuoverò questa resistenza qui e ne metto una più alta di valore ma più piccola di potenza, perché deve
praticamente alimenta solo la lampadina al neon praticamente. E la tolgo e la sostituisco. La resistenza è dentro questo pezzettino di guaina, una resistenza da mezzo watt, e è ricollegata alla lampada. E ora vediamo se si accende. Proviamo se la lampada alla spia fa il suo lavoro. Si illumina e ora io la proverei dentro l'amplificatore, guardiamo come sbuca e poi a quel punto lì proseguiamo per le cose più serie. Ed ecco qua, io direi che insomma la sua figura la fa, sembra quasi l'originale. Sbuca il giusto, ve la faccio vedere di lato, direi che è molto simile all'originale. Ecco, ora dopo aver sistemato le cose che abbiamo fatto insieme, bisogna passare a vedere le cose, diciamo, importanti, come funziona veramente l'amplificatore, sicché andremo a vedere prima la taratura del bias, la distorsione e poi guardiamo anche la potenza massima. Ho invertito un po' l'ordine dei fattori che di solito si fanno queste prove. Volevo controllare per prima la distorsione perché questa volta vi volevo far vedere come poter regolare il bias basandosi di un distorsimetro. Praticamente, avendo a disposizione un distorsimetro, anche in quella maniera lì si può fare un'ottima regolazione del bias senza per di conoscere i parametri, perché ovviamente quando il bias è ben regolato la distorsione scende al minimo. Oltretutto ho fatto una prova preliminare e mi sono accorto che un canale distorce un pochino più dell'altro e che comunque anche l'altro ha una distorsione un pochino più alta di quella che dovrebbe avere, anche se poi magari l'orecchio umano non la percepisce, ma lo strumento ce la fa vedere. Ora vi faccio vedere cosa andrò a regolare prima e dopo vi faccio vedere che distorsione ha questo amplificatore. Allora, i trimmer per la taratura del bias sono uno qui e uno qua. Ora ve li inquadro da vicino e sono quelli che dopo andrò a toccare. Come vedete, fra parentesi, apriamo e chiudiamo la parentesi, e anche questi condensatori qui sono nuovi perché se vedete c'è scritto 47 microfarad, non so se si vede dalla videocamera, 63 volt lavoro, mentre quelli originali erano da 50 microfarad, c'è scritto anche sul circuito stampato praticamente. Una volta si trovavano, ora non più, e sì che sono già stati cambiati. È un vantaggio per noi, me e voi ovviamente, che ci lavoriamo. Allora io tarerò questo trimmer per un canale e ovviamente l'altro trimmer per l'altro canale, fino a ottenere a questo punto una distorsione bassa, più bassa di quella che c'è, come da specifiche o migliore ovviamente, e a quel punto avremo tarato il bias dell'amplificatore. Poi vi farò vedere che comunque sia la corrente di bias risulterà in tutti e due i casi molto simile a tutti e due i canali, anche se si è fatta quest'altra operazione. Ovviamente, ora vi faccio vedere dopo una cosa, dicevo, ovviamente ci sono vari metodi per arrivare alla stessa soluzione, non è detto che chi usa un altro metodo non vada bene, io per variare uso più di un metodo. L'altra cosa che volevo far vedere è che questo è un termostato montato sui finali. Praticamente è una protezione montata proprio appiccicata direttamente al finale. Vi faccio vedere un altro finale. Come vedete è così, sono un TO3 e la pasticca del termostato è appiccicata direttamente sul finale stesso. Allora, quello è il nostro misuratore, nostro, mio e vostro, dico. Comunque è il mio misuratore di distorsione dell'HP, è un analizzatore audio, come sapete l'8903B, sopra ce n'è un altro che è della Bonton, che è buono anche quello ovviamente, come questo. Comunque intanto usiamo questo, io vi inquadro, intanto dove vedete le due lineettine, è la parte della distorsione, dove indicherà la distorsione. Vi lascio libero anche che si vede anche queste boccole qui, così vedete quando inserisco i BNC, scusate. Allora, questo è un canale e come vedete la distorsione è bassa, non è udibile, però
è un po' alta perché 0,3%. Io se non mi sbaglio questo amplificatore lo dovrebbero dare per uno 0,04, 0,05, salvo il vero, non mi ricordo bene, poi guardo e vi aggiorno. Ora io stacco questo cavo qui, prendo quell'altro cavo, inserisco l'altro cavo e questo ha una distorsione ancora più alta, diciamo. Comunque sia, ora faccio la regolazione. Io regolerò quei trimmer che avete visto su un canale e poi lo farò sull'altro, vi faccio vedere, magari penso un canale solo, così non diventiamo matti, fino a che questi numeri qui non scendono il più possibile. Quando sono scesi del tutto proseguo leggermente oltre, ma se non cambiano torno indietro, perché se no si esagera magari con la corrente di bias. Deve essere nel punto dove la distorsione è più bassa e lì, e alzandolo, diciamo, non cala. Ve lo inquadro meglio, Allora vado a regolare il trimmer di un pochino, vedete i numeri cambiano e sta calando praticamente. Io la sto alzando un pochino, sto proprio agendo veramente di poco, perché basta poco sul trimmer. Vedete, calata, ora siamo andati a 0,0 qualcosa. Proseguo, è calata ancora, proseguo ancora, 0,04, praticamente ora saremo già nella distorsione che più o meno danno le specifiche. Ecco, 0,04 più o meno, proseguo un altro pochino, non cambia, torno al punto di prima praticamente. E questo è il punto ideale per il nostro bias praticamente, perché aumentandola non si ottengono benefici e ovviamente in questa maniera qui è la maniera migliore. Ora proseguo da me sull'altro canale e dopo rimisuriamo tutte e due le distorsioni in contemporanea e vediamo a che punto siamo arrivati. Ecco qua, tutte e due, diciamo, i trimmer sono stati regolati e ora stiamo guardando la distorsione di tutti e due i canali. Su un canale c'è questo e sull'altro, e l'altro canale è sull'altro apparecchio. Ora leggere differenze tra un apparecchio e l'altro sono normali, comunque non così tante, ovviamente si parla di decimali. Comunque dopo aver tarato tutte e due i trimmer ci siamo ritrovati. Io ho messo l'apparecchio a 30 watt come, diciamo, dice il manuale, e il manuale, se non lo interpreto male, dice che a 30 watt con tutti e due i canali in funzione dovrebbe essere una distorsione di 0,05 e noi, come vedete, invece siamo 0,038, sicché inferiore allo 0,05, e dall'altro canale 0,033, sicché, diciamo, l'apparecchio sta erogando, diciamo, una distorsione più bassa a quello, diciamo, di specifiche, perché la distorsione che danno ovviamente è la distorsione massima che può dare l'apparecchio, e sicché si rientra nelle specifiche con buon margine. Facciamo anche questa prova. Ho collegato nei punti di test i millivoltmetri, il tester con funzione millivoltmetro. Se andiamo a vedere la tensione che erogano alla fine tutti e due i canali, e le tensioni sono quelle, perché 17,6 e poi è in variazione ovviamente, e 17,3 su quell'altro. Ovviamente queste tensioni variano mano a mano che scaldano i transistor. Questo qui potrebbe andare un pochino più su anche di quell'altro e poi ritornano indietro, perché ovviamente c'è la stabilizzazione del circuito che quando sente che la temperatura sale, diciamo, sull'altro riscende. Comunque nemmeno un millivolt di differenza un canale con quell'altro. Come vedete la taratura del bias è venuta perfetta in tutte e due
diciamo, i canali. Ovviamente io ho tarato il bias praticamente, guardando in maniera che ci fosse la minore distorsione canale per canale, sicché anche se le regolassi tutte e due uguali, tutte e due uguali, che poi sono uguali, si parla di un millivolt non è niente, cioè praticamente. Anche le regolassi tutte e due per lo stesso identico valore, che poi ovviamente ci sta 10 minuti e poi cambia, la distorsione rimarrebbe quella che è. Cioè se io portassi questo qui su 18 come quest'altro, alla fine la distorsione non è più bassa di quella che ho tarato io con il distorsimetro, ovviamente. Allora, prima che qualche genio me lo scriva, dice: ma se taravi il bias con lo stesso valore identico, poi ripeto, lo stesso valore identico c'è lì per lì che lo taro, e poi chiaramente un canale, essendo due canali e due amplificatori completamente diversi, leggermente diversi saranno comunque anche quando scaldano. Comunque, se taravo la stessa corrente identica per tutti e due i canali, la distorsione non si abbassava, a parte il fatto che nemmeno un millivolt di differenza, come c'era, diciamo, sul multimetro, è più che normale alla grande, anche delle volte c'è anche un pochino di più. E comunque si parla di una distorsione di meno di 0,01 punto. E è una distorsione, siccome questo qui è un dual mono praticamente, sono due canali diversi, è normale che 0,01 punto, nemmeno, perché è meno di 0,01 punto, ci sia una differenza di distorsione fra un canale e l'altro. Quello che è importante è che noi siamo andati con tutti e due i canali con la distorsione minore che fosse possibile, e che comunque è una distorsione inferiore a 30 watt a quello che dicono le specifiche, perché le specifiche dicevano 0,05 e noi siamo andati sotto gli 0,03, sotto gli 0,04, ecco, se vogliamo essere diciamo fiscali, sicché siamo completamente in specifica. Meglio di così non si poteva fare in nessuna maniera. Vediamo velocemente la potenza. Siamo subito sotto il clipping praticamente. L'amplificatore dovrebbe erogare una sessantina di watt e ne eroga 65, 68, quasi 70 watt praticamente. Sicché anche qui si rientra praticamente alla grande nelle specifiche dell'apparecchio. Passiamo ora a fare un controllino all'onda quadra. Questa qui è una sinusoide, sì. Passiamo a fare un controllino con l'onda quadra. 1000 Hz di onda quadra. Come vedete, l'onda quadra praticamente è perfetta, non c'è, diciamo, è piatta. Infatti dicono che questo amplificatore dovrebbe arrivare a oltre 100.000 Hz come banda passante. Questa è un'onda quadra a 20 kHz e inizia proprio leggermente a arrotondarsi lì. Però consideriamo che con le armoniche un'onda quadra a 20 kHz va parecchio su, e tanti amplificatori qui, se mettono un'onda quadra a 20 kHz, comincia, diciamo, già a venire fuori delle cose strane, sicché è un ottimo apparecchio, un grandissimo progetto secondo me. Prima di passare ad altro ho fatto una modifica dell'ultima ora perché non mi convinceva. Avevate visto che praticamente la lampada già di suo passava di qui, e l'avevo rimessa qui e arrivava qua, diciamo al suo posto dove c'era sempre stata, che il filo l'avevo fatto ripassare qui, ma non mi convinceva, e quando non mi convincono le cose ovviamente bisogna che le faccia come mi convincono. Perché? Perché è vero che passava di qui, ma questo condensatore qui è il condensatore d'ingresso, praticamente non ci sono cavi schermati, è fatto così questo amplificatore, e io ho detto, se io faccio passare il cavo dell'alternata di qui, poi alla fine finisce che capta le ronzie, e non mi piaceva per niente fatto così. Allora che ho fatto? L'ho fatto passare da questa maniera qui, ho messo un pezzo, praticamente ho cambiato il cavo, l'ho messo schermato e poi ci ho messo questa guaina sopra, e fa questo giro qui, e in più la schermatura l'ho attaccata ovviamente alla massa, in maniera così sono più tranquillo
il lavoro è bello lo stesso, forse anche più bello, e non va a passare su quel condensatore lì un filo dell'alternata che non mi sembrava il caso, anche se ci passava prima. Io non ce l'ho fatto passare perché così sicuramente è più lontano, può generare sicuramente meno disturbi, e poi un cavo schermato sono più tranquillo, perché quando le cose non mi piacciono, non mi convincono, bisogna che le facci come mi convincono. Tutto qui. E a questo punto non rimane che rimontarlo nel suo mobile e poi diciamo siamo a posto. Allora il video è finito, la revisione è stata fatta, quel mio amico lì spero che sarà contento, e in un prossimo video vedremo il preamplificatore sempre della stessa serie che fa pandanna con questo finale qui. Se vi piacciono i miei video, se vi piace quello che lo faccio per divulgazione, perché ovviamente potrei starmene a casa, andare a pescare magari, meglio ancora, che non mi garbo a pescare, ma insomma potrei fare altre cose, però mi piace fare questi video per condividere un po' della mia esperienza, non ne avrò molta, ma comunque un po' della mia esperienza, e fare in maniera che qualcuno gli possa fare comodo vedere quello che faccio, e magari ci può, non dico imparare qualcosa, ma può servire per una riparazione che deve fare. Perciò se i miei video vi piacciono, se vi piace quello che faccio, vi ricordo di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina per essere avvisato quando esce il nuovo video. Io nel frattempo vi lascio e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!